Diario da Istanbul, giorno 1, lunedì 5 giugno 2023, si è appena concluso il campionato di Serie A ed è iniziata soprattutto la settimana più lunga per i tifosi dell'Inter, quella settimana che porta alla finalissima di Champions League contro il Manchester City. Si giocherà ad Istanbul, in Turchia, dove con grande anticipo è arrivato un grande amico di Passione Inter, Francesco, in collegamento proprio da Istanbul. Francesco, innanzitutto ben ritrovato su Passione Inter. Ben ritrovato Lorenzo, grazie mille, un saluto a tutti gli amici di Passione Inter. Francesco è stato già ospite qui su Passione Inter perché, tra l'altro stavo pensando, anzi passo indietro Franci, uno dei cori più importanti di questa stagione, poi ci siamo sentiti anche in prima da quello di tutti i chilometri che ho fatto per te, tu quest'anno per l'Inter, ma non solo quest'anno, di chilometri per l'Inter ne hai fatti tanti ed infatti sei stato in collegamento con noi anche in occasione di Porto Inter in cui purtroppo eri stato protagonista, diciamo, in quella brutta vicenda biglietti e ci avevi raccontato anche il tuo punto di vista proprio da Porto e da quello che era successo appunto con i biglietti. Questa volta speriamo che le cose ovviamente vadano meglio, ce lo auguriamo tutti e chiariamo subito, sei ad Istanbul con grande anticipo, che unirai due sfere ovviamente, quella lavorativa e quella dell'Inter, giustamente. Assolutamente, guarda, giusto per concludere anche il discorso Porto che hai toccato brevemente Sì. Lorenzo, dopo quella partita per fortuna sono riuscito ad andare a vedere ed entrare addirittura allo stadio, pensa te il privilegio, sia i quarti contro il Benfica, ero lì in occasione del 3-3 a San Siro e poi anche il derby di ritorno, quindi abbiamo diciamo completamente chiuso quel capitolo triste andando a sostenere la nostra Inter ed entrando nello stadio come dovrebbe essere. Sì, hai detto bene, mi trovo già ad Istanbul perché la casualità, la fortuna vuole che la compagnia per la quale io lavori ha una delle sue sedi principali proprio qui ad Istanbul. Okay. Quindi dopo con una rapida chiacchierata con il mio manager, che anche lui è un appassionato di calcio, quindi se non dico che condivida al 100% le mie follie, ma quantomeno non mi ostacola, mi ha dato comunque la possibilità di venire qui, lavorerò, andrò a salutare i miei colleghi nell'ufficio in almeno un paio di occasioni, però è inutile girarci intorno. Il motivo principale è un altro e sappiamo bene quale. E abbiamo pensato, e ti ringrazio anche per la disponibilità ovviamente, di far vivere quindi questo avvicinamento. Cerchiamo sempre di rendere, il più immersiva possibile l'esperienza con la passione per l'Inter qui sui nostri canali, quindi grazie a te vorremmo far vivere un po' già da prima l'atmosfera di Istanbul, magari a chi non potrà esserci, e dall'altro lato invece poter dare anche delle informazioni utili, come ci ha aiutato molto anche in occasione della gara contro il Porto, per chi invece magari raggiungerà Istanbul in questi giorni per andare alla partita o semplicemente per vivere l'atmosfera da vicino. Quindi non ti chiedo nulla sul campionato che si è appena concluso perché è vero che poche ore fa è finito il campionato di Serie A, però sei già di Istanbul, quindi immagino che sarai già in clima Champions pienamente già da oggi. Quindi dimmi un po' dal lato tifoso, dal lato proprio Francesco, come come stai vivendo proprio il fatto di essere lì ad Istanbul e come vivi questa settimana appunto che ci separa dalla finale? Ansia, tanta, attesa spasmodica. Guarda, ti posso rivelare un piccolo aneddoto, tanto tra noi interisti non ci sono Sì. segreti. Ero anche a Madrid, cioè ora alcuni penseranno, no, che ho davvero tanta fortuna, però di nuovo circostanze della vita, io ho vissuto per 5 anni a Madrid, lavoravo lì e nel 2010 riuscii a vedere la partita scoprendo di avere il biglietto in quell'occasione grazie ad un amico poche ore prima del calcio d'inizio, quindi A sorpresa. immaginati, ecco, corsi e ricorsi. Questa volta no, l'ho saputo con un po' più di anticipo, però le sensazioni sono le stesse, no, si vive con un po' più di maturità, sono comunque Mh. passati 13 anni, c'è la consapevolezza che da un punto di vista prettamente razionale non siamo i favoriti, però mi ripeto sempre: qual è la squadra più irrazionale? Quindi no, no, lo dice uno dei nostri inni, e quindi non voglio scadere nella retorica che tutto possa succedere in 90 minuti. È una partita di calcio, i valori tecnici fanno propendere la bilancia da una parte, però il calcio non è solo tecnica o tattica e quindi è giusto e doveroso andare lì, dare il meglio
comunque c'è da parte mia un senso di enorme gratitudine, perché questi ragazzi semplicemente arrivando in finale per me hanno già superato le più rosee e ottimistiche aspettative di noi tifosi, ecco. Mi piace questo punto che tocchi perché stavo pensando anch'io a delle differenze con cui stavo vivendo quell'avvicinamento alla finale e oggi. Lì forse ero anche più giovane, un po' più sfrontato nel dire: "Non posso accettare di perdere", quindi, andavo in campo anche convinto di avere altri mezzi magari rispetto al Bayern Monaco. Dicevamo, l'abbiamo detto sempre, forse l'Inter vinse la Champions già col Barcellona, poi col Bayern fu l'ultima formalità da sbrigare. Qui invece la si vive magari anche più col sogno di dire: "Se ce la faremo possiamo farcela", perché nel calcio, come dicevi anche tu, conta la tecnica, ma ci sono anche tutta un'altra serie di fattori, però è già un sogno. E quindi questa forse è la nota più, diversa, ecco, di come si sta vivendo questo avvicinamento. Su questo aspetto, quindi anche sulla differenza dell'avvicinamento a questa Champions, ti chiedo se hai già avuto modo di incontrare dei tifosi ad Istanbul, se hai respirato già un po' il clima partita in queste ore nelle tue prime ore ad Istanbul. Ma, nella fattispecie della finale non proprio, ho solo visto un po' di pubblicità in giro, perché ieri Mh-mh. dopo, praticamente aver lasciato l'aeroporto, mi sono recato verso quella che sarà la mia piccola casa in questi giorni, e ci sono già dei riferimenti ovviamente alla grande finale. Poi tra l'altro ieri sera c'erano, i tifosi del Galatasaray in festa perché hanno vinto, Sì. con gol doppietta di Zaniolo e gol del nostro ex capitano Icardi, e quindi c'era un clima comunque abbastanza, festoso relativo al calcio, però non ho visto molti tifosi in giro se non quelli del Galatasaray. La cosa oggettivamente non mi sorprende perché, in tutta sincerità Lorenzo, se non fosse stato proprio per le circostanze che ho descritto all'inizio, ovvero questa congiunzione astrale che mi permette di essere qui, sotto mentite spoglie per motivi lavorativi, anche io non sarei probabilmente venuto così in anticipo. Ho avuto modo di fare un bel pre-partita con i ragazzi dell'Inter Club di Londra, dove vivo, abbiamo visto insieme l'ultima di campionato contro il Torino, e mi hanno confermato che in totale saremo 11 dell'Inter Club di Londra che, saremo qui per la finale. Quindi quello è stato, diciamo, l'ultimo momento vissuto, in maniera, sai, comunitaria, no, con il Sì. gruppo di ragazzi, però è un po' presto, ma immagino che già da stasera, quando inizierò ad esplorare un po' di più, forse qualcosina che rimandi a quella al grande giorno ci sarà. Anche perché mi dicevi prima, ci sono già delle iniziative organizzate, sia per l'avvicinamento alla finale che per il giorno stesso della finale. Se puoi dare qualche informazione magari anche su delle indicazioni varie che possono avere anche i tifosi che magari raggiungeranno Istanbul in questi giorni. Certo, guarda, vado un po' a braccio, ma la prima Mh-mh. cosa che consiglio a tutti di fare, Lorenzo, è di scaricare l'app, ufficiale della UEFA, per quel che riguarda la Okay, Champions League, e nel momento in cui si procede ad effettuare il login, se la mail coincide con quella che è stata utilizzata al momento dell'acquisto del biglietto, il sistema riconosce questa mail e, inizia a generare praticamente quello che è la serie di eventi previsti, con un calendario che è comunque ancora in aggiornamento, no, ci sono delle okay. iniziative con gli sponsor, ci sono delle, vecchie glorie che verranno coinvolte. E, parlando invece di cose un po' più pratiche, ad esempio hanno già informato che il giorno della finale fino alla mattina del giorno dopo, mostrando quella che è appunto l'app, si ha la possibilità di accedere ai mezzi di trasporto pubblico gratuitamente. Ci sono anche dei bus navetta. Può sembrare una cosa magari secondaria, però visto che la città, per quel poco che ho visto, mi sembra molto grande, ecco, muoversi da una parte all'altra avendo comunque il vantaggio di avere accesso ad un trasporto pubblico, diciamo, gratuito, forse è inopportuno visto i prezzi molto elevati per il biglietto della partita, però avere quantomeno questo piccolo vantaggio è una cosa da considerare. Quindi consiglio di scaricare, 2 app in particolare, quella della UEFA con il programma dettagliato degli eventi e poi anche il biglietto, salvo rari casi, verrà comunque generato in maniera, automatica in formato digitale su un'altra app che è quella dove comparirà,
immagino in prossimità dell'evento. Io ho scaricato l'app, ma il biglietto ancora non appare lì, ecco. Okay, chiaro. E visto che accennavi al discorso trasporti, anche dall'aeroporto per gli spostamenti che sei riuscito a fare tu, hai trovato comunque dei buoni collegamenti? C'è qualche consiglio magari che ti senti di dare per chi arriverà in città? Sì, guarda, io, proprio perché avevo voglia non avevo molta fretta ieri e volevo anticipare, no, quella fase in cui ti devi un po' confrontare con le barriere linguistiche, eccetera, davvero testardo mi sono messo lì a cercare di prendere la tessera che viene utilizzata per i trasporti pubblici. Non è spiegata benissimo, però in realtà con questa tessera si ha la possibilità, una volta che si superano appunto i piccoli ostacoli, di accedere poi a tutti i mezzi di trasporto pubblici. Quindi in una sola tessera puoi accedere a metropolitana, che funziona molto bene, mi sembrata estremamente moderna, pulita, spaziosa, Sì. bus, ed in più, c'è la possibilità di ricaricarla. Si possono o acquisire dei pacchetti giornalieri, quindi se si sa già di rimanere magari 2 o 3 giorni, si può automaticamente optare per quell'opzione, tenendo in considerazione che il giorno della partita, se si ha il biglietto, il trasporto pubblico è gratuito, oppure semplicemente si, ricarica una quantità di denaro che la persona pensa di spendere in quel lasso di tempo e poi pian piano questa quantità viene, scalata ogni volta che la tessera viene utilizzata e si chiama Istanbul Card con la K. Okay. Può essere comunque facilmente acquistate in quasi tutte le stazioni. Consiglio magari, questo un po' in generale, di avere magari un'app anche per il discorso della valuta, per, familiarizzare un po', no, il discorso. Avevo fatto una piccola nota, ad esempio, se uno dovesse sentire qualcosa tipo 100 lire che, magari porta alla memoria, no, Sì. vecchie periodi, no, della nostra amata Italia, l'equivalente in euro è di circa 4,45 €, quindi se volete farlo in maniera un po' più empirica, però ovviamente se con un'app può essere facile controllare i prezzi e avere un'idea un po' più precisa. Hai fatto benissimo a sottolinearlo, così come mi accennavi anche a prestare attenzione al roaming, ai dati del telefono, perché, è una situazione in cui tra l'altro ci stavamo informando anche noi di Passione Inter, avremo anche la nostra community presente. Attenzione ai dati ad Istanbul. Assolutamente. Lorenzo, guarda, penso di aver preso già la prima fregatura, doveva capitare, una per viaggio è sai, è prassi, vedrò in qualche modo se ci sono margini per poi aprire una piccola disputa con, la compagnia telefonica, che utilizzo in Inghilterra, però, avendo utilizzato in maniera molto sciocca quello che è la stessa attitudine che ho quando magari vado in Italia e Spagna, che sono i 2 paesi dove vado più di frequente, Sì. non ho disattivato il roaming e quindi dopo pochi minuti, dall'atterraggio mi arriva una notifica di una cifra, spropositata che mi verrà, purtroppo addebitata per aver utilizzato i dati. Vedremo. Ci sono anche delle opzioni, poi dipende dalle varie compagnie, per poter avere proprio dei pacchetti di viaggio dove si paga una quantità fissa giornaliera e si accessa ad un tot di dati. Quindi se magari c'è la necessità di avere accesso ai dati, ad internet, si può valutare, però ecco fate attenzione a non di fatto può sembrare un paradosso, ma non è considerata a livello telefonico Europa e quindi il conto in banca ne risente. E quindi attenzione anche a questo, ovviamente. Francesco, io per questo primo appuntamento andrei verso la chiusura, poi avremo modo di risentirci durante l'arco della settimana. Volevo chiederti se hai già, visto anche le informazioni per arrivare allo stadio, il collegamento dalla città allo stadio com'è? È facile da raggiungere? Ma guarda, è la prima cosa che ho controllato perché ovviamente dopo le varie peripezie che ho vissuto in altre occasioni, voglio comunque fare in modo di arrivare lì con largo anticipo ed evitare qualsiasi tipo di inconveniente. Istanbul fondamentalmente si divide in 2, c'è la parte europea, Sì. e la parte asiatica. Io ho scelto di stare nella parte asiatica perché a parte essere un po' più tranquilla e residenziale, in maniera un po' opportunistica, ti dico, vicino all'ufficio dove mi recherò in almeno un paio di occasioni, quindi ho pensato di, ecco, non andare dall'altra parte. Lo stadio invece si trova nella parte europea e in una giornata, diciamo, senza particolari, problemi di traffico, di viabilità,
ci si impiega circa un'ora da dove sono io, Okay. perché c'è da attraversare proprio un ponte che attraversa il famoso stretto, diciamo, questo lembo d'acqua che divide le due Sì. parti. Però non ti nascondo, Lorenzo, che non mi fido, purtroppo, dopo le precedenti esperienze, quindi cercherò di essere lì davvero con largo anticipo. Altra piccolissima cosa da tenere a mente, la differenza oraria, siamo un'ora avanti Sì. rispetto all'Italia, ed anche il calcio di inizio della partita ci sarà alle 10 ore locali. Il motivo per cui lo sottolineo è, ho avuto modo di sentire in questi giorni amici, anche familiari, mio fratello sarà lì da fotografo Okay. in Mh-mh. occasione della finale, e stavano valutando ancora il discorso su quale fosse la migliore opzione per arrivare ad Istanbul. Alcuni dei voli ancora a disposizione prevedevano l'arrivo il giorno stesso della finale, quindi il sabato, intorno alle 17. Ora, in condizioni ideali, se tutto dovesse scorrere liscio, mi sembra comunque un lasso di tempo sufficiente. Però, è meglio prepararsi all'imponderabile. Gli aerei a Certo. volte hanno ritardi, poi ci sono questioni legate al traffico, i mezzi di trasporto locali non so quanto possano magari supportare, no, la richiesta che sarà spropositata Anche in il occasione traffico immagino comunque quindi della finale. il consiglio, avendone vissuto già altre di partite, poi ecco arrivare lì magari un po' con l'acqua alla gola, è: se avete la possibilità cercate almeno di arrivare un giorno prima, o comunque un arrivo previsto in tarda mattinata. Tutto ciò che già entra nella fase pomeriggio mi sembra si stia un po' giocando col fuoco, ecco. Personalmente lo eviterei, però poi capisco che magari ognuno ha le Certo. proprie esigenze, quindi Dovete preservare le coronarie ed il cuore per la partita, perché lì poi servirà servirà parecchio, quindi gestitevi magari il viaggio con più calma. Francesco, io per questo primo appuntamento con il Diario da Istanbul ti ringrazio tantissimo per le preziosissime informazioni, sia per chi, seguirà la gara dall'Italia, dall'estero, non da lì, non da Istanbul, sia per chi raggiungerà Istanbul. Lascio anche il riferimento al profilo Instagram di Francesco da seguire, Interista Nostalgico, per seguire magari se ci aggiornerà anche direttamente da lì. Francesco, intanto grazie mille per questo primo appuntamento. grazie a te Lorenzo, e un grande abbraccio a tutti gli amici di Passione Inter. Vi lascio in descrizione poi un altro approfondimento da non perdere, mi raccomando, link in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.